Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, perché ci arriva una notizia confortante dalla Turchia per quanto riguarda l'eventuale riscatto di Noah Lang, il caso Lukaku, la situazione Lukaku, tiene ancora a banco, stampa partenopea e non che ci marcia e non poco. Io non faccio altro che andare a prendere una notizia per quanto riguarda l'infortunio e l'eventuale recupero del calciatore, rifacendomi poi a luminari del settore, perché io non sono assolutamente un medico. C'è il procuratore che sta cercando di mediare, un Napoli che vorrebbe addirittura, si legge, metterlo fuori rosa. Facciamo il punto della situazione totale, passando anche per i nazionali impegnati in giro per il mondo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo con la situazione Noah Lang e poi ci soffermiamo su Lukaku e i nostri impegnati in giro con le nazionali. Il futuro di Noah Lang potrebbe essere ancora lontano da Napoli. L'esterno olandese, arrivato al Galatasaray durante il mercato di metà stagione, ha convinto club e tifosi grazie a un impatto positivo nei primi mesi in Turchia. Secondo le ultime indicazioni, la società giallorossa sarebbe orientata a puntare ancora su di lui, valutando concretamente l'opzione di riscatto fissata a 28 milioni, più il prestito oneroso ovviamente che c'è stato, di 2 milioni. Lang ha collezionato finora 11 presenze, 2 gol e 2 assist, numeri che uniti alle prestazioni hanno contribuito a rafforzare la fiducia nello staff tecnico. Segnali chiari sul futuro, il Galatasaray sembra intenzionato a proseguire il percorso con l'ex Napoli, pronto a scommettere sulla sua crescita anche nella prossima stagione. Vedremo come andrà a finire poi in estate, sarà presto parlarne, però che arrivano già notizie di questo tipo. Non voglio dire siamo a metà dell'opera, ma stiamo cavalcando una strada abbastanza luminosa per quanto riguarda Lang e l'esterno a sinistra. Noi riscatteremo Alisson in quel caso, quindi c'è stato solo uno scambio di pedine su quella fascia, ma sempre da vedere cosa succederà nella sessione di mercato estiva. Il caso Lukaku, partiamo dall'infortunio, ha recuperato del tutto. La terapia conservativa funziona o c'era bisogno dell'intervento? Parla il dottor Castellacci, ovviamente chirurgo ortopedico e quant'altro. Allora, le rispondo da chirurgo ortopedico, ovviamente, premesso che io non conosco esattamente il tipo di lesione che ha avuto il ragazzo. Nello stesso periodo io ho dovuto operare un altro calciatore per una rottura totale del retto anteriore, quindi la stessa lesione però totale, e l'ho dovuto ovviamente operare perché non si poteva fare altrimenti. Una lesione di alto grado vuol dire che non era completamente rotto, per cui si può anche presumere che i chirurghi hanno pensato di recuperarlo facendo cicatrizzare la lesione senza doverci mettere mano. Può essere una scelta vincente, ma può anche essere una scelta non efficace. È difficile poterlo dire, io non so i motivi per cui dopo tanti mesi il ragazzo ancora non è in condizione, perché per quanto riguarda la cicatrizzazione, a quest'ora dovrebbe essere la lesione cicatrizzata, magari non è opportunamente elasticizzata. Ci sono tante cose che si possono dire. Non abbiamo neanche modo di poter dire sarebbe stato meglio un intervento piuttosto che la terapia, perché non sarebbe intellettualmente corretto senza conoscere esattamente la situazione. Io personalmente mi ero sempre posto il dubbio: fisicamente Lukaku è diverso da qualcun altro, quindi il recupero è diverso. Castellacci invece ci dice che non è così, perché madre natura opera allo stesso modo per tutti quanti. Le guarigioni da una lesione muscolare sono fisiologiche, che tu sia enorme o mingherlino, è sempre un problema di cicatrizzazione, quindi madre natura deve fare il suo decorso. Quando la lesione è grave, quello che è importante è, una volta vista che si è creata la cicatrice, riuscire a dare elasticizzazione alla cicatrice che ti permetta di recuperare la forza che avevi, facendo chiaramente un potenziamento in eccentrica e poi la vitalità del muscolo. È un problema di rieducazione ovviamente e di come reagisce l'organismo, ma differenze sostanziali non ci sono, perché madre natura agisce nella stessa maniera qualsiasi sia il tuo fisico. Quindi per quanto riguarda la cicatrizzazione, i tempi quelli sono, che tu sia Lukaku o che tu sia me. Tranquillamente mi metto io ovviamente e non vado nemmeno a elencare tanti calciatori che possono essere più grossi o meno grossi di Lukaku. Quindi il calciatore sceglie di restare in Belgio per continuare il recupero. Il Napoli giustamente, e io sono con la società
nel caso dovesse essere vera poi tutta la situazione che si sta montando attorno a Lukaku, il Napoli potrebbe anche pensare di non farlo giocare più e ovviamente poi decidere in quel di giugno-luglio per quanto riguarda il mercato cosa fare con Big Rom. Io sono assolutamente con la società, ripeto, se la situazione dovesse essere questa, è atteso a Castelvolturno entro il 31 di marzo, quindi ne sapremo di più nei prossimi giorni. Abbiamo letto che c'è stato anche l'intervento di Pastorello, il procuratore, per cercare di mediare. Vado a riprendere un attimo le dichiarazioni dello stesso procuratore perché non voglio sbagliare per quanto riguarda ciò che è stato detto. In retroscena sull'agente Manna per spegnere il caso Lukaku, senza esito anche il tentativo di mediazione dell'agente Federico Pastorello, che ha provato a ricucire il rapporto contattando il direttore sportivo Giovanni Manna. Un retroscena che conferma la tensione tra le parti. Il Napoli non ha fatto passi indietro, scegliendo di privilegiare disciplina e principi rispetto a qualsiasi altra valutazione. Giustissimo per come il Napoli ovviamente si sta ponendo nei confronti del calciatore, ma non c'è nessun caso e non c'è nessuna guerra tra il Napoli e Lukaku, assolutamente no. Ci si sta marciando sopra perché conviene a tutte le testate ovviamente sganciare in continuazione e ogni 10 minuti un articolo su Lukaku. Detto questo, il caso Lukaku, perché queste poi sono le notizie dalle quali dobbiamo stare attenti e dobbiamo allontanarci. La Gazzetta dello Sport. Il caso Lukaku riporta alla luce un copione già visto nella carriera del centravanti belga tra legami forti e improvvisi strappi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. L'attaccante tende a isolarsi nei momenti delicati, chiuso nel suo eremo belga, lontano da tutto e tutti quando il futuro torna in discussione. Già il titolo utilizzato dalla Rosy è duro: Romelu e i suoi soliti voltafaccia, dallo United al Chelsea e poi re di Milano e grande traditore. Questo è il titolo della Gazzetta. Il quotidiano non usa mezzi termini, parla di cambi improvvisi di opinione e sdegnati voltafaccia. Anche a Napoli la storia sembra ripetersi. Dopo una stagione trionfale vissuta al fianco di Conte, figura quasi paterna, il rapporto si è incrinato. Per me non si è incrinato nessun rapporto, per me c'è dell'altro per quanto riguarda il recupero e l'infortunio. Io perciò sono partito da quel punto, perché non è successo praticamente niente, né ieri né l'altro ieri in casa Napoli. Lukaku non ce la fa a reggere nemmeno 10 minuti in campo ed è una cosa normale che io non lo schiero, non entri nelle rotazioni, anzi sei stato anche decisivo nella partita comunque contro il Verona e non posso assolutamente fare altrimenti, e dati alla mano diciamo che quel gol pesa e non poco, e peserà sia per quanto riguarda la corsa Champions o un eventuale ribaltamento di tutto in Serie A, che poi non succede, ma se succede dovremmo anche andare lì a prenderlo poi quel gol, nel caso sarà solo l'unico, perché io mi aspetto che comunque Lukaku torna a Napoli e nel caso la situazione comunque non è come ce la stanno elencando dal punto di vista della dei rapporti tra società e calciatore, potrebbe anche continuare a dare una mano fino alla fine del campionato, per poi si dividono le strade. Benissimo, il Napoli comunque deve vedere cosa fare per quanto riguarda il centravanti e abbiamo letto che Conte sarebbe già pronto a schierare ovviamente Giovane come prima punta per far rifiatare Højlund, ma Højlund ha fatto tutta la stagione, ne restano solo poche di partite, quindi lunga vita a Rasmus, perché poi hai catechizzato Højlund per quanto riguarda il farlo fare un tantino il Lukaku. Dal punto di vista tattico ci puoi riuscire tranquillamente anche con un altro calciatore che sia per 10, 15, 20 minuti a partita, se vuoi ovviamente marciare sulla stessa situazione dal punto di vista tattico. Lì non ho alcun dubbio, il Napoli non è che non torna Lukaku oppure va a finire Lukaku fuori rosa, cambia totalmente la stagione. Abbiamo fatto senza fino ad oggi e siamo lì a rompere le scatole, quindi non è che cambia poi tutta la zuppa. Ecco perché dobbiamo fare attenzione dove andiamo a leggere, chi andiamo a leggere e quale testata, perché poi riportano le notizie sempre un po' tirando acqua al proprio mulino.
è una cosa normalissima, lo fa, l'informazione lo fa da sempre, però noi ad oggi con tutto ciò che abbiamo a disposizione possiamo anche scegliere di accantonare alcune di testate e non andarle a leggere proprio, oppure andarle a leggere però poi confermare la tesi che diciamo determinati giornali è meglio usarli per pulire i vetri. Ovviamente non è che puoi prendere lo schermo di un computer e pulisci i vetri, se vuoi la vai a comprare cartaceo e pulisci diciamo i vetri, ma con quello rosa viene comunque male, perché anche in passato sempre venuti male i vetri, anche quando non c'erano tutti i social e tutti questi schermi che andavamo diciamo a controllare. I nazionali abbiamo appreso, perché non ho visto la partita, che Savic ovviamente ha preso 3 palloni dalla Spagna, c'è un Højlund che ha passato il turno e quindi finale con la Repubblica Ceca per quanto riguarda il mondiale, una Danimarca che potrebbe trovarsi poi nel gruppo con Messico, Sudafrica e Corea del Sud. I nostri impegnati con l'Italia, Politano comunque ha fatto l'ira di Dio, anche se non è che Politano diciamo ha fatto 3 gol e 40 assist nella stessa partita, però ha fatto l'ira di Dio perché su quella fascia gli è stato chiesto di fare l'impossibile, al di là della partita dell'Italia che io ho visto solo nel primo tempo, perché ovviamente in accompagnamento cercavo di vedere chi veniva schierato dei nostri per quanto riguardava ovviamente l'Italia di Gattuso. L'Italia poi si scontrerà con la Bosnia per l'accesso ai mondiali. C'è stata la partita dell'Uruguay finita in pareggio con Olivera impegnato quasi per tutto il match. Elmas lo stesso che contro Højlund comunque ha giocato la partita quasi tutta, quindi diciamo che la notizia, l'ottima notizia che raggruppa tutti è che siamo tutti quanti bene. Lobotka che comunque non ne è uscito ridimensionato dal punto di vista del risultato, lui è la Slovacchia di Calzona, passa il Kosovo, quindi Kosovo-Turchia e la vincente sarà inserita nel gruppo con Stati Uniti, Paraguay e Australia. Stanno tutti bene e speriamo che si continua così per quanto riguarda la situazione nazionale, perché poi si rientra diciamo verso metà settimana e ci aspetta il Milan in quel di Pasquetta. Ultima notizia, ma non ultima per importanza, trasferta vietata ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Non è che la metto qui perché voglio far polemica, però è giusto che sia commentata una cosa del genere, perché forse non si muove praticamente niente, ma già vietare la trasferta ai tifosi del Milan, così come il Napoli comunque non è andato da nessuna parte, e non è solo quest'anno ma anche negli anni addietro, diciamo che un tantino di parità, un attimo, ci fa sempre piacere. Quindi tifosi del Milan residenti in Lombardia non potranno assistere alla partita contro il Napoli, e addirittura nemmeno quelli che poi andranno a farsi una Fidelity Card dopo il 19 di marzo, quindi non è che può intervenire diciamo taroccando un attimo documentazione e quant'altro. Vi state a casa come ci siamo stati a casa noi per questo campionato, ma anche altri campionati addietro dove l'iter è sempre stato lo stesso. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.